Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video nel canale. Oggi sono alle prese con la Panda 169 perché voglio fare un bel tagliandone. Tagliandone che comprende filtro olio e filtro aria. Io faccio questo genere di tagliando ogni 15-18 mila km e quindi oggi è arrivato il suo momento. In più, oltre al filtro olio e filtro aria, oggi sperimenterò l'engine flush, praticamente una sorta di risciacquo del motore, utilizzando un prodotto che ho acquistato dalla Liquimoli che renderà l'olio molto più liquido, quindi una viscosità molto bassa, e favorirà praticamente l'espulsione di tutte le morchie, di tutti i depositi di olio secco e quindi favorirà una migliore espulsione di tutto l'olio residuo. Qui a fianco ho tutto il materiale che andrò ad utilizzare, ma che vi mostrerò nel dettaglio subito dopo la sigla. Vi invito nel frattempo ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina, a lasciare un mi piace al video e a scrivermi qui sotto nei commenti le vostre impressioni. Come al solito vi invito a non effettuare da soli questo genere di lavoro, perché non mi assumo responsabilità in caso di danni a persone o cose che potrebbero accadere dopo la visione di questo video. Vi invito altresì a smaltire correttamente l'olio esausto, e le vie sono diverse. Ad esempio si può portare all'ecocentro, non tutti gli ecocentri accettano l'olio esausto, però alcuni sì. Potete chiedere la cortesia ad un amico meccanico di smaltire l'olio al posto vostro, oppure, come faccio io anche alcune volte, vado in alcuni negozi che vendono olio, come ad esempio Norauto, dove acquisto 4 litri d'olio ad esempio e chiedo gentilmente di poter lasciare i miei 4 litri di olio esausto. Avendo l'officina e potendo smaltirlo, non mi hanno mai fatto alcun tipo di problema. Quindi con il mega tagliando nella Panda 169 ci vediamo subito dopo la sigla. Ma andiamo a vedere brevemente ciò che occorre per fare questo tagliando olio e filtro aria nella Panda 169, in più con l'engine flush. Serve ovviamente l'olio. Io ho scelto un 5V40 perché ne acquisto in buone quantità, che utilizzo anche per altre auto in mio possesso, quindi economizzo. E in realtà viene consigliato il Selenia 10V40, ma un 5V40 per questo motore va più che bene. Poi un imbuto, una chiave per togliere il filtro dell'olio, per togliere il tappo del coppa, questo inserto esagonale da mezzo pollice e da 12 mm, a cui ovviamente accoppiare il classico crick da mezzo pollice, dei guanti, il filtro dell'olio, il filtro dell'aria, uno straccio per pulire e infine, per fare l'engine flush, questo flacone è da 300 ml e ne va utilizzato praticamente la metà, quindi utilizzerò un cilindro graduato per misurare 150 ml. Veniamo quindi a parlare dell'engine flush. Praticamente è un risciacquo del motore che farà sì che l'olio che andrò a scaricare sarà molto liquido, quindi avrà una viscosità bassissima e permetterà di trascinare con sé tutto lo sporco, le morchie che si sono accumulati, diciamo, dall'ultimo tagliando. E quindi sconsigliato farlo se si ha un motore molto incrostato, perché si rischia che così facendo si vadano a sciogliere un po' troppo le morchie e a portarle troppo in giro, con il rischio quindi di occludere degli importanti passaggi di olio. Io lo faccio ogni 2-3 tagliandi. Infatti nel precedente tagliando non l'ho fatto, mentre questa volta invece lo voglio fare. E il mio è comunque un motore che da quando è in mio possesso è regolarmente tagliandato ogni 15, 18, 20 mila km. Quindi per utilizzare questo engine flush devo per prima cosa portare il motore a temperatura.
quindi porterò il motore a temperatura di esercizio, diciamo il classico 90 gradi circa, e dopo metterò 140 ml circa di questo liquido, lascerò il motore acceso, ovviamente al minimo, e dopodiché potrò finalmente scaricare tutto l'olio. Ovviamente non deve mancare il classico cavalletto e il classico crick per sollevare quel poco che basta l'auto per poter accedere a togliere il tappo della coppa dell'olio. Ho portato l'auto a temperatura, quindi ora non mi resta che spegnere. Esco fuori e introduco i 150 ml di engine flush all'interno del motore. Poi tornerò qui per accendere e lasciare 10 minuti acceso il motore, ovviamente al minimo, e nel frattempo prenderò una bella tazza d'orzo. Prima cosa conviene mettere i guanti, visto che questi prodotti possono essere dannosi per la pelle. Questo motore porta 2,8 litri, quindi l'intera confezione da 300 è per un motore di 6 litri, quindi io ho scelto 150 ml. Tolgo il tappo del motore Fire 1288 A4000 e metto 150 ml di liquimoli. Accendo l'auto. Da adesso 10 minuti. Nel frattempo che passano 10 minuti mi gusto una bella tazza di caffè d'orzo. Sono passati esattamente 10 minuti, spengo l'auto, vado a sollevarla leggermente e a scaricare l'olio. Ho sollevato leggermente l'auto con il crick messo sotto il cavalletto, metto un pezzo di cartone per proteggere il pavimento e vado qui al motore a togliere il tappo per facilitare lo scarico e sollevo l'asticella. Quindi ora mi infilo sotto e vado a togliere il dado della coppa ed eccomi quindi sotto. Ho posizionato una bella vaschetta grande in direzione della coppa e con la 12 esagonale svito il tappo. Mentre l'olio scolerà io vado a togliere il filtro dell'olio. Come vediamo l'olio è molto liquido, pare la consistenza dell'acqua. Sta scolando molto velocemente i 2,8 litri della Panda. Do anche una pulitina a questo tappo e mentre l'olio scende e goccia all'interno della vaschetta io mi concentro sul filtro dell'olio, che è questo qui, e che andrò a sostituire con uno nuovo. Per svitarlo utilizzo questa chiave a nastro che, girando in senso antiorario, classico senso di svitamento, permetterà di toglierla molto facilmente. Metto questa chiave, avvito e, come detto, giro in senso antiorario. Scenderà dell'olio e quindi sono pronto con lo straccio e con la vaschettina sotto. Adesso che riesco a svitarla a mano, finisco a mano. Il filtro è pieno di olio e infatti scende nella vaschetta. Notiamo che qui è rimasta attaccata la vecchia guarnizione del vecchio filtro olio, quindi provvedo a smaltirla. Questo è il filtro dell'olio che ho appena svitato, che ho buttato nella vaschetta
dell'olio. E qui continua ancora a scendere olio, lo lascio scolare un'altra mezz'oretta. Nel frattempo vado su e metto un po' di olio fresco, in maniera tale da favorire la pulizia e quindi la fuoriuscita totale di questo olio residuo, sperando anche di togliere un po' di olio che inevitabilmente sarà rimasto qui sotto, depositato sul fondo della coppa. Vado a mettere un po' di olio fresco che scenderà giù. Vediamo che l'olio che ho appena introdotto da sopra sta scendendo ed è sporco, quindi diciamo un po' si è mischiato con quello sporco vecchio. Appena finisce di scolare metto il tappo e metto il nuovo filtro. Mi raccomando, prima però bisogna ungere questa guarnizione con un po' di olio vecchio. Il nuovo filtro va avvitato ovviamente a mano. Ok, con il filtro avvitato a mano ho terminato. Finito di scolare, rimetto il tappo e lo stringerò ai classici 25-30 Nm. Non c'è bisogno di forzare per evitare di danneggiare la filettatura. Ho optato per una chiusura a 25 Nm. Preferisco non esagerare e nei prossimi giorni controllerò qui intorno se ci sono perdite, eventualmente darò un'altra piccola stretta. Ok, ora non mi resta che sostituire il filtro dell'aria, ci vogliono pochi secondi, e iniziare a fare il carico. Questo motore porta, se non ricordo male, 2,8 litri. Io però inizialmente caricherò 2 litri, poi accenderò il quadro e il motore per far riempire il filtro dell'olio e successivamente, un po' alla volta, arriverò al livello che deve essere quello compreso sull'asticella di controllo a metà tra il minimo e il massimo. Vado a sostituire, come già detto, velocissimamente il filtro dell'aria prima di dedicarmi all'olio, al carico dell'olio. Questo è il filtro vecchio, questo è il nuovo. Do anche una soffiatina qui dentro. Metto il nuovo filtro in posizione, aggancio questo tubo lungo l'apposito foro che sta qui nella presa d'aria. E non resta altro che agganciare questo gancetto qui sotto e questo qui sopra, e faccio il carico dei primi 2 litri, ma prima rimetto l'auto in posizione perfettamente orizzontale. Ho rimesso l'auto perfettamente pianeggiante, metto i primi 2 litri. Messi i primi 2 litri, pulisco un attimino, prendiamoci tutto il tempo che ci occorre e facciamo sì che l'olio possa scendere tranquillamente in coppa prima di effettuare delle misurazioni che potrebbero essere falsate dalla velocità e dalla rapidità. Questa è l'asticella di controllo del livello dell'olio, questo è il minimo e quest'altro è il massimo. Tra il minimo e il massimo c'è di mezzo 1 litro di olio, quindi
Se vediamo che ad esempio si trova al minimo, se mettiamo mezzo litro ci troveremo esattamente a metà, ed è la situazione ideale. Non bisognerebbe mai arrivare a toccare il massimo, quindi teniamoci in una posizione di sicurezza che è quella della metà. Quindi ora vado ad accendere il motore per far riempire il filtro dell'olio. Il livello scenderà ancora, non lo misuro neanche perché sono solo 2 litri, sono molto sotto. Eccomi in abitacolo, ora accenderò il motore e vedrò che si accenderà e rimarrà accesa la spia di pressione dell'olio. Si spegnerà, quindi non c'è nulla di cui preoccuparsi. Ora si è spento, quindi è andato in pressione. Torno nel vano motore per completare piano piano il riempimento fino al livello ideale di olio motore. Procedo a mettere i successivi 500 ml e dopo qualche minuto farò il controllo finalmente con l'asticella. Ora procedo a fare il primo controllo, quindi pulisco per bene l'asticella per averla completamente pulita e la introduco lasciandola perfettamente in fondo per qualche secondo, e ora andiamo a vederci com'è il livello. Diciamo che siamo poco meno della metà, ma più di un quarto. Quindi ora metto altri 100 ml, 150 ml. Come vedete non c'è nulla di matematico, ma è tutto molto empirico, quindi si fanno delle prove piano piano e si arriva al livello giusto. Non bisogna fidarsi ciecamente di ciò che è scritto sul manuale, perché potrebbe essere che l'olio non si sia scaricato tutto, o comunque è sempre meglio valutare di persona. Passato qualche minuto vado a fare un altro controllo. Vediamo che ora il livello direi che è perfetto, è poco più della metà. Nei prossimi giorni però ovviamente ricontrollerò questo livello e se c'è bisogno metterò un altro 100 ml di olio. Ricordiamoci di mettere il tappo. Come detto prima, andiamo a raccogliere l'olio che consegneremo all'ecocentro, al meccanico o a qualche rivenditore che accetta di prendersi la equivalente quantità di olio che acquistate da lui e accetta quindi di prendersi il corrispettivo in olio esausto. Come detto prima, io al Norauto a volte l'ho fatto, ho comprato 4 litri e loro nella loro officina hanno accettato di prendersi e quindi smaltire i miei 4 litri. Questo è la vecchia guarnizione, lascio scolare tutto per bene ed eccoci quindi, cari iscritti del canale, arrivati al termine di questo ennesimo video nel quale ho sostituito l'olio, il filtro dell'olio e il filtro dell'aria nella Panda 169. Spero che questo video vi sia stato utile, nel qual caso vi invito a mettermi un mi piace, ad iscrivervi al canale attivando la campanellina e a lasciarmi qui nei commenti le vostre impressioni. Con questo è tutto, un saluto e alla prossima!